Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Siamo tornati praticamente in autunno. Il clima è quello autunnale, c'è una pioggerella continua. Ieri c'erano temperature di 30 gradi, oggi siamo sui 17 gradi. Insomma, quest'anno il clima ci fa vivere un'altalena continua e non sempre un clima soleggiato, diciamo piacevole, si passa veramente da un estremo all'altro. E oggi, in questa giornata un po' che ricorda un po' l'autunno, vi voglio parlare di una pianta carnivora molto interessante, molto facile da coltivare, ed è la Pinguicula vulgaris. Vi lascio in una piccola carrellata di fotografie in cui possiamo vederne la fioritura, perché siamo totalmente fuori dal periodo della fioritura di questa pianta che avviene ad inizio primavera. Vi lascio con questa fotografia in modo che potete vedere la bellezza dei suoi fiori. La Pinguicula vulgaris è una pianta di montagna. Dove vive? Dove la possiamo incontrare? La possiamo incontrare dove ci sono questi ruscelli alpini, ad esempio, che ad un certo punto si arenano in questi prati che diventano acquitrinosi, dove si crea una sorta di ambiente umido, delle paludi di montagna o semplicemente dei prati umidi. Lì la possiamo incontrare proprio dove queste ramificazioni di torrentelli di montagna appunto si arenano in queste paludi, si creano delle zone di acqua debolmente in movimento, abbastanza ferma, e lì, guardando bene tra i muschi e le erbe, possiamo incontrare questa pianta carnivora interessantissima. Io ne ho presi alcuni esemplari da quella piccola torbiera che ho creato lì con un blocco di pietra che ho acquistato tempo fa. E la pianta si presenta in questo modo, con queste foglie disposte a rosetta, foglie molto carnose, con delle ghiandole che servono per catturare piccolissimi animali, moscerini solitamente. È una pianta che non riesce a catturare le mosche, ad esempio, ma riesce a catturare benissimo dei piccoli moscerini che rimangono invischiati in queste ghiandole con questa sostanza adesiva. Successivamente la pianta assorbe, dopo la morte dell'insetto, le sostanze nutritive di cui ha bisogno. È una pianta con un movimento molto debole delle foglie. Le foglie si arricciano leggermente dopo la cattura degli insetti, ma a volte questo movimento è veramente impercettibile. A volte le foglie rimangono totalmente ferme, perché tanto ciò che serve alla pianta per catturare l'insetto è la sostanza adesiva che ha sulle ghiandole nella superficie della foglia. Sono piante piccole di dimensione, possono arrivare a un 7-8 cm di diametro, almeno la Pinguicula vulgaris, mentre qui potete vedere ho creato qualche settimana fa una piccola torbierina in cui ho sistemato una pinguicula agnata. Questa è una pinguicula messicana di dimensioni molto più grandi. Questa ha bisogno di un ricovero comunque invernale protetto dal gelo, mentre la Pinguicula vulgaris è una pianta assolutamente rustica che possiamo tenere, anzi dobbiamo tenere assolutamente in esterno nel periodo invernale, perché ha bisogno di superare l'inverno con questa sua forma di ibernacolo che l'aiuta proprio a superare questa stagione molto molto fredda. La Pinguicula vulgaris appartiene alla famiglia delle Lentibulariacee, che comprende anche l'Utricularia, le varie specie di Utricularia. Nel mondo ci sono più di 50-60 specie di pinguicule, diffuse un po' in tutti i vari continenti, nelle specie presenti appunto in quei territori. In Italia possiamo trovare la Pinguicula alpina, la Pinguicula vulgaris in questo caso, la Pinguicula leptoceras, e poi vi sono altre specie diffuse un po' su tutto il territorio italiano, in alcune zone molto abbondanti, in alcune zone un po' più localizzate. Oggi volevo parlarvi di un esperimento, di una costruzione di un'altra piccola torbierina che contiene la Pinguicula vulgaris, e ho deciso di utilizzare questo contenitore, che non è altro
che è un germogliatore. Ho deciso di riutilizzarlo per creare una piccola ambientazione come questa che ho usato per la pinguicula agnata, ovvero un contenitore, in questo caso è anche forato, però io lo sistemerò poi in un sottovaso con una buona percentuale di acqua, in cui sistemerò della terra da giardino che ho preso, in questo caso una terra argillosa che ho preso dal giardino qui di casa mia, aggiungerò anche un po' di torba, sistemerò un blocco di questa pietra, di questa roccia delle Murge. Sono queste rocce che si trovano in qualunque vivaio che vende anche elementi di arredo per il giardino, come rocce decorative eccetera, molto facile da trovare in commercio, in varie pezzature, piccola, grande, anche molto grande. In questo caso io ho scelto un pezzo piccolo di questa roccia delle Murge che sistemerò qui con un letto di terra argillosa, un po' di terra argillosa o anche dello spagno posso mettere, e poi sistemerò, adesso lo vediamo, un po' di terra anche al di sopra di questa pietra che, essendo molto porosa, per capillarità assorbirà l'acqua dal basso e bagnerà la terra dove saranno sistemate le pinguicule. È molto semplice creare delle ambientazioni di questo tipo, vi faccio vedere come la faccio io, e i risultati ci sono stati. La pinguicola agnata si è sviluppata molto bene e dopo mi avvicinerò con la telecamera per farvi vedere invece tutta la distesa di pinguicole. Erano pochi esemplari e con la semina si sono diffuse sopra questa ambientazione, hanno creato veramente questo tappeto molto, molto bello, con l'infioritura e uno spettacolo ad inizio primavera. Allora, costruiamo subito la nostra piccola torbierina adatta ad ospitare la pinguicula vulgaris. Io aggiungo un po' di torba, qualche manciata di torba e perlite al mio contenitore dove ho sistemato la terra argillosa del giardino, così la torba l'aiuterà a rimanere un po' più umida, anche se il livello dell'acqua sarà abbastanza alto, l'acqua del sottovaso. Mescolo, poi vado a sistemare la mia pietrolina all'interno del contenitore, scegliendo la posizione che mi piace, che sia un po' decorativa. In questo caso potrebbe anche andare bene perché è totalmente piatta al di sopra, però mi piace questa perché ci sono degli anfratti, dei buchi un po' più marcati dove posso alloggiare le mie piante. Ok, questo è il contenitore. Nei contorni a me non piace lasciare degli spazi liberi dove mettere dell'acqua, ma preferisco utilizzare del muschio, quindi andrò a sistemare del muschio che sale un po' su sulla roccia, anche qui magari. Poi il muschio col tempo colonizza un po' il tutto. Non uso lo spagno perché per la pinguicula vulgaris non è necessario, si può anche usare, però io preferisco il muschio perché mi ricorda più un ambiente di montagna, appunto di questi prati umidi dove viverà la pinguicula. Ho preso del muschio del mio giardino, non sono andato a raccoglierlo nel bosco, anche perché non ho boschi qua vicino dove cresce abbondante muschio. Ok, in modo da creare un qualcosa che visivamente anche all'occhio sia piacevole. Altro muschio anche qui, lo metto sempre che sale un po' sulla roccia, in modo che poi col tempo colonizza anche altre parti della roccia. Successivamente prendo delle piccole manciate di terra, qui ne ho preso un po' troppo, ma limite la conservo poi per qualche altra ambientazione, e vado a sistemare questa terra facendola entrare negli anfratti della roccia. La pinguicola ha delle radici veramente molto corte, quindi non ha bisogno di terra eccessiva, non ha bisogno di vivere in un vaso con tanta terra, ad esempio. Sistemo altra terra qui, poi vi dirò come bagnare questa installazione, nei primi tempi soprattutto. Questa è la pietrolina, ok. Aggiungo ancora un po' di terra in modo che si crei anche un qualcosa di morbido, e successivamente aggiungo anche altro muschio.
sta piovendo veramente in maniera abbondante, sono contento, così bagna bene le piante del giardino. È incredibile come quest'anno le temperature riescono a passare dai 35 gradi ai 17, 18 di questa mattinata. Ok, dopo aver sistemato questo muschio nel nostro contenitore, questo servirà anche per far sì che l'acqua non si scaldi troppo con i raggi solari, perché la pinguicola vuole dei raggi solari durante il giorno sulle sue foglie. Andrò a sistemare adesso le mie piante di pinguicola. Questa è un'operazione un po' delicata perché la pinguicola, se la si maneggia in maniera un po' distratta, tende a spaccarsi, e quindi andrò a cercare un qualcosa tipo un legnetto, andrò a fare un piccolo foro e alloggerò la mia pinguicola. In questo modo, anche vicino al muschio. Qui vedete che ce ne sono alcune già inserite con un po' di muschio, già inserite nel muschio. Le ho prese così in modo da non disturbarle troppo. Con delicatezza vado a sistemarle al di sopra. Poi ne abbiamo ancora una qui che posso mettere anche in questa zona. In questa ambientazione. E un'altra piccolina che vado a mettere sopra il muschio, direttamente sul muschio. Successivamente prendo delle piccole parti di muschio e le sistemo tra le piante, in modo da far sì che siano un po' più stabili, perché come vi dicevo la pinguicola ha poche radici e quindi dopo essere stata maneggiata tende a muoversi comunque in un'installazione di questo tipo. Voilà, eccola qui. Ancora un pochettino di muschio, visto che l'ho preso, lo sistemo qui nei dintorni della roccia. Ed ecco qui la piccola torbiera rocciosa per le nostre pinguicole. Molto semplice da realizzare, bastano pochi elementi di cui uno di riciclo e otteniamo una bella composizione. Logicamente adesso vedete che le piante si sono sporcate un pochettino per il fatto che le dita sporche appaiono magari un po' sistemate così, che possono far pensare, sembra quasi che la pianta non stia molto bene piazzata così, però la pianta farà poi delle foglie nuove che si distenderanno, perderà quelle vecchie, verranno sostituite e quindi il tutto apparirà in maniera molto più armonica. È meglio non esagerare con la sistemazione delle piante, perché poi fiorendo la pianta farà i semi, questi semi possiamo spargerli sulla superficie del muschio, anche sulla roccia umida vicino dove c'è un po' di terriccio, e col tempo questa pietra verrà colonizzata da questo tappeto di pinguicule che poi in primavera fiorirà e offrirà un bellissimo spettacolo. Ecco qui questa bellissima piccola
installazione con Pinguicula vulgaris. Adesso vediamo come coltivare la piantina in questo vasetto con questa pietra e questo muschio, che col tempo poi ricoprirà ancora di più il tutto. La Pinguicula vulgaris è una pianta di clima temperato, quindi ricordiamoci che in primavera ed estate gradisce i raggi solari diretti, magari nelle ore un po' più calde la ombreggiamo leggermente. In autunno ed inverno questa pianta va in riposo, perde le foglie, non spaventiamoci se non troviamo più le foglie sulla superficie di del terreno, perché la pianta crea un ibernacolo, una sorta di struttura con foglie compresse molto piccola che rimane nella terra, a volte nascosta nel muschio, e questa struttura serve alla pianta per superare le temperature invernali, quindi è una pianta che sopporta anche i meno 10 gradi senza nessun problema, purché non sia, io parlo sempre di piante coltivate in vaso, non sia esposta a delle intemperie veramente estreme come ad esempio metri di neve sopra o altro. Cerchiamo di proteggerla leggermente come posizione, non tanto come temperatura, quindi la mettiamo in un posto in cui non ci nevica continuamente sopra. Una nevicata può anche andare bene, ma cerchiamo di riparare sempre un po' il nostro vasetto dove teniamo le pinguicule di clima temperato, perché comunque la coltivazione in vaso è un po' più delicata rispetto alle piante in natura. In natura possono sopportare tutto ciò che arriva d'inverno, neve, ghiaccio, eccetera. In vaso questo può essere un problema, quindi la ripariamo leggermente, gli facciamo sempre prendere della luce solare, in inverno è meno forte, la teniamo sempre umida, non eccessivamente bagnata nel periodo invernale, e lasciamola fuori. Non portiamo assolutamente la Pinguicula vulgaris, come tutte quelle di clima temperato, in casa d'inverno, perché vuol dire farle morire. In questo modo, rispettando le sue esigenze, la pianta in primavera rispunterà con le sue foglie, colonizzerà sempre di più la nostra composizione, anche perché farà i suoi bellissimi fiori viola che poi creeranno i semi. Possiamo prendere le capsule, spremerle, diffondere i semi sulla superficie di questa installazione, e col tempo avremo sempre più piante che poi potremo anche togliere e utilizzare per creare altre cose stimolate dalla nostra fantasia. Come acqua io consiglio l'acqua distillata. Se avete un impianto ad osmosi potete bagnare le piante con l'acqua di impianto osmosi. Se avete un'acqua del rubinetto tenera, non eccessivamente calcarea, può anche essere utilizzata, magari mescolata con dell'acqua distillata. Ricordiamoci che l'acqua del rubinetto contiene anche il cloro, quindi noi prendiamo dell'acqua del rubinetto, la facciamo bollire per 10 minuti, 5 minuti, una bella bollitura, poi la lasciamo raffreddare e quell'acqua diventa un po' più adatta per poter bagnare le nostre piante carnivore. Io parlo di pinguicula, questo perché? Perché la pinguicula può essere rinvenuta in natura anche in terreni che sono bagnati da un'acqua calcarea, di origine calcarea, quindi il calcare in realtà non è un problema. Io vedete che la coltivo su questa roccia che è assolutamente calcarea. Vi sono anche delle piccole conchiglie, fossili di conchiglie, a volte si possono trovare in queste rocce qui. La riproduzione della Pinguicula vulgaris avviene per semina, possiamo anche farla tramite foglia. Io la faccio per semina perché è veramente semplice seminare le pinguicule, almeno in questo caso la Pinguicula vulgaris. Ho visto che spremendo le capsule dei semi quando si sono seccate e hanno i semi all'interno, i semi che cadono nella superficie l'anno dopo generano un sacco di piantine. Io lì ne avevo 3 o 4 sistemate, adesso nell'arco di 2 anni sono diventate una marea di pinguicole e hanno creato questo bel tappeto. Una nota importante per una coltivazione di questo tipo è come bagnarla, perché non posso andare sicuramente con un contenitore con dell'acqua e versarglielo sopra, perché la terra è stata sistemata sulla roccia in maniera un po' delicata, e quindi noi possiamo bagnare questa pianta con una vaporizzazione per quello che riguarda la bagnatura dall'alto. Verrà sistemato il supporto in un sottovaso con una buona quantità di acqua, così per capillarità la roccia tirerà sull'acqua fin sotto le radici della pinguicula, ma se vogliamo bagnare al di sopra non andiamo con un getto di acqua potente, perché altrimenti tutto si disfa e ci perdiamo le nostre piante. Quindi con un nebulizzatore io andrò delicatamente, con un getto delicato, a bagnare in questo modo il tutto.
Sempre molto delicato per non portare via la terra che io ho sistemato sopra la roccia. Questo solo per i primi tempi, perché poi il muschio crescerà anche dove c'è il terriccio che ho sistemato e quindi terrà il tutto, prima che faccia disastri, ecco qui, terrà il tutto molto più compatto e quindi poi non ci saranno problemi. Però i primi tempi possiamo bagnare in questo modo, se vogliamo fare una bagnatura dall'alto, anche per ripulire un attimino le foglie della pinguicola dal terriccio che è caduto sopra, maneggiandola con le mie dita sporche di terra. Voilà, questo aiuta anche il muschio a crescere bene e rigoglioso. I primi tempi la possiamo bagnare così anche se ha il sottovaso con l'acqua. Nel tempo basterà semplicemente la capillarità per bagnare tutta la superficie. Una volta che questa roccia anche all'interno sarà ben umida, il muschio crescerà bene, le pinguicole avranno la loro razione di acqua e si svilupperanno in maniera rigogliosa sulla nostra installazione di Pinguicola vulgaris. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo esperimento. Ci tenevo a parlare di Pinguicola vulgaris perché è una pianta che mi dà molte soddisfazioni ed è di una facilità incredibile come coltivazione, sempre che si rispettino le sue esigenze di freddo invernale e di calore estivo, di raggi del sole primavera ed estate sulla pianta e un'ombreggiatura leggera nelle ore in cui il sole diventa veramente troppo caldo per una piccola struttura di questo tipo. Io vi saluto, vi rimando ad un prossimo appuntamento in giardino, vi ringrazio per essere venuti a trovarmi anche in questo video dedicato alla Pinguicola vulgaris e ci vediamo presto con un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie!